Gazzetta dello Sport, a seguire pomeriggio. Repubblica. Buongiorno. Buongiorno. Conta più la sensazione del primo posto, cioè la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grosso, o dal punto di vista psicologico gli effetti di una serie di incidenti che un po' pesano indubbiamente e magari possono togliere anche qualche certezza? Guarda, io penso che quello che conta veramente tanto e continuerà a contare tanto è il lavoro che è stato fatto. E questa è la cosa che veramente conta, perché comunque hai un gruppo di calciatori, di ragazzi che hanno sposato fin da subito questo verbo, lavorare, ed è quello oggi che ci porta ad avere una classifica bellissima, nonostante chiaramente ci siano state o ci saranno, ci sono, oppure ci saranno anche in futuro delle situazioni dove dovremo sopperire a delle difficoltà. Però quello che abbiamo sempre fatto anche in passato è cercare sempre di trovare una soluzione, ecco, di trovare una soluzione alla difficoltà e cercare di bypassarla. Questo è quello che cerco di far capire ai ragazzi, quello che insegno ai ragazzi, quindi andiamo avanti, forti, ripeto, del lavoro che abbiamo fatto adesso in questi 7 mesi, perché secondo me abbiamo fatto veramente un grandissimo lavoro, nonostante alcune difficoltà, nonostante il fatto che in 7 mesi abbiamo dovuto cambiare anche 3 sistemi di gioco, dovuto a difficoltà di percorso, dall'inizio di quest'estate fino ad arrivare ad adesso. Il merito va tutto a loro perché loro sono delle spugne e questo mi permette comunque di proporre nelle difficoltà anche determinati cambiamenti. Repubblica, a seguire Radio CRC. Sì, eccomi, salve. Proprio alla luce delle difficoltà di cui parlava, potremmo vedere domani qualcosa di diverso dal punto di vista tattico? Grazie. Guarda, sicuramente ci sono delle situazioni che non possiamo far finta di non vedere perché sono tangibili, visto che comunque ci sono degli infortuni. È inevitabile che quando vanno poi a colpire determinate zone o particolari ruoli, è inevitabile che bisogna cercare di trovare una soluzione cercando di sfruttare al massimo le qualità dei calciatori che abbiamo in rosa. Non chiederò mai a un calciatore di fare qualcosa che non ha mai fatto o che non fa da tanto tempo, perché significherebbe mettere in difficoltà il calciatore e significherebbe mettere in difficoltà la squadra. Quindi cercheremo di di mettere l'abito giusto, come dico sempre. E quindi ci saranno opportunità anche per chi magari fino ad adesso non ha avuto grandissime soddisfazioni, ma che ha contribuito in maniera importante a tutti questi punti che abbiamo in classifica. Ripeto, cercheremo di trovare la soluzione migliore, il miglior vestito, non snaturando le caratteristiche dei calciatori, anzi cercando comunque di mettere i calciatori nella posizione migliore per esaltare le loro caratteristiche, per dare un aiuto, un grande aiuto anche a tutta la squadra. Radio CRC, a seguire Sky. Buon pomeriggio mister. Molte volte stesso lei ha sottolineato anche con un po' di rammarico il poco minutaggio di Jack Raspadori durante il campionato. Ecco, l'occasione di domani sera, qualora dovesse essere lui, diciamo, al fianco di Lukaku, può essere una partita importante per lui. Ma guarda, è inevitabile che durante l'anno ci sono alcuni calciatori che hanno
più possibilità, non avendo neanche competizioni europee, il minutaggio non è che ci fosse la possibilità di dare grandissimo minutaggio a tutti quanti, soprattutto poi quando le cose vanno bene. Spesso e volentieri ho confermato sempre lo stesso 11 titolare, no? Andando poi di volta in volta a cercare la giusta sostituzione quando c'è stato un infortunio oppure quando qualcuno è uscito dal mercato. Quindi io dico sempre che è una grande opportunità per tutti quanti. Io credo tantissimo sempre in tutti i calciatori che ho in rosa, loro sanno che hanno la mia massima fiducia, non devono mai demoralizzarsi se il giorno dopo c'è un voto cattivo in Gazzetta o Corriere dello Sport o Mattino, cioè sui media, sui media sportivi. Quello che conta è quello che penso io dei calciatori. Per me i calciatori ci sono, hanno tutti la massima, io ho grandissima fiducia e so che loro mi possono sempre dare tanto, quindi dovesse toccare Jack sono convinto che lui farà del suo meglio. Sky a seguire il mattino. Ben trovato Conte. Resto su Raspadori se è possibile. Prima diceva mai snaturerò le caratteristiche cercando di esaltarne poi le potenzialità di ognuno. Nel caso specifico una posizione per lui più centrale può essere congeniale appunto a mostrare quel talento che tutti gli riconoscono, a cominciare da voi. A gennaio avrebbe potuto magari avere tante occasioni, invece Davamo anche lui. Davamo anche lui. No. No, per sapere, perché poi alla fine tu il campionato devi finire. Se volevamo dare pure Raspadori, no. Ragazzi. Però dico, va bene tutto, però. No, è la conferma di un segnale di stima nei confronti di tutto, ecco, di numero, di tutto, ecco, quindi, di necessità, di necessità. Ma io mi sono espresso nei confronti di Jack sempre, anche molto tempo prima del mercato, che ho detto io i calciatori bravi possibilmente provo a tenerli, ecco, poi ci sono anche cause di forza maggiore che può accadere il contrario, però voi sapete la stima, e a me l'importante poi, al di là che la sappiate voi, che il calciatore sa quello che penso io del calciatore, quindi Jack è sempre stato un ragazzo serio, applicato, sempre stato dentro al gruppo, quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto il suo dovere, quindi è così come in altre situazioni. Quando chi è subentrato per infortuni hanno fatto sempre benissimo, no? Uno su tutti, mi ricordo tutte le perplessità che c'erano nei confronti di Jesus, no? Sembrava che stessi facendo giocare l'ultimo giocatore in Italia, che invece poi alla fine i calciatori vanno allenati bene, vanno istruiti bene, e devi cercare di esaltare le caratteristiche. Io penso che questo sia il nostro compito, quello di esaltare le caratteristiche di tutti i calciatori, allenandoli bene, dandogli le giuste istruzioni, facendoli capire cosa bisogna fare, e poi chiaramente loro vanno in campo e cercano di fare del loro meglio, ecco. Il mattino a seguire il Corriere della Sera. È stata l'ennesima settimana complicata per arbitri, VAR, anche in Europa ci sono state tantissime polemiche. Conte, come se ne esce secondo lei, se se ne esce? Ma guardi, io del VAR ho già detto quello che devo dire, quindi anzi sono anche stato attaccato duramente quando ho parlato del VAR. L'ho fatto per primo, ho parlato anche che noi allenatori, invece poi mi sono accorto che qualcuno si è tirato fuori e ha detto no, lui sta parlando per lui, quando poi ho visto invece che si sono lamentati poi del VAR, quindi forse il noi era giusto e non ero io su quel discorso. Detto questo, non voglio rientrare in alcune discussioni perché sarebbe stupido, ecco, quello che avevo da dire l'ho detto. Mi fa sorridere il fatto che tanti poi siano venuti sulla stessa linea quando sono stati toccati personalmente. Anche tanti media
quando hanno toccato alcune squadre si sono schierate. Quando ho parlato io invece non ho visto tutta questa solidarietà, ecco. Fa capire un po' la discrepanza anche quando uno comunque è a Napoli, ecco. Corriere della Sera, a seguire il Roma. Mister, salve. Domani affrontate la Lazio, che è l'unica squadra che vi ha battuto 2 volte tra campionato e Coppa Italia. Ti chiedo come sta seguendo il percorso della Lazio, quali sono le insidie che può trovare e se c'è qualcosa delle partite precedenti che può essere d'aiuto come per la gara di domani. Ma guarda, innanzitutto ci ha battuto una squadra per 2 volte, ci ha battuto una squadra forte, perché il 4º posto in classifica lo conferma. E il fatto di essere passati in Europa League dalla porta principale lo conferma. Quindi una squadra, come dissi quando l'affrontammo, è una squadra costruita bene, con una rosa forte, e sta confermando quanto di buono avevano fatto vedere nelle 2 partite contro di noi. Detto questo, domani è un'altra partita, andiamo ad affrontarla con le nostre armi, con i nostri mezzi, avendola preparata come lo facciamo sempre, nella giusta maniera, e fiducia nei nostri mezzi, sapendo che andiamo ad affrontare una squadra forte in trasferta. Però, ripeto, l'abbiamo fatto con altre squadre, lo faremo anche domani. Il Roma, a seguire Canale 21. Eccomi, buongiorno mister. Ieri sera le 2 curve hanno diramato un volantino nel quale accusano i tanti critici del Napoli e difendono la squadra. Le chiedo se anche lei avverte questo peso di qualche critica di troppo in questi giorni. Ma guarda, anche qui, se andate a ritroso, in qualche mia conferenza, in tempi non sospetti, io ho parlato di compattezza di ambiente, che non vedo una compattezza di ambiente. Dovete fare attenzione però, perché sennò mi dispiace che le cose che dico poi vengono cancellate, poi mi richiedete delle cose quando io ho già risposto a determinate situazioni. Bisogna fare attenzione, perché adesso cercate di nuovo un altro titolo. Io in conferenza do sempre degli input e dico anche delle cose, ecco, che a volte mi dispiace vedere che non vengono colte o non vengono capite, oppure si fa finta di non capire. Quindi questo è un altro argomento che io ho già affrontato in passato. Mi dispiace che dopo diversi mesi non sia cambiato niente, questo sicuramente, perché come era prima è rimasto, quindi significa che comunque l'ambiente è questo: o ti mangi sta minestra o ti butti dalla finestra, dice a casa mia. Canale 21, a seguire Canale 8. Giusto un chiarimento, a cosa si riferisce, considerando che comunque la stagione è straordinaria, al netto degli infortuni e del mercato, di quello che è successo con Kvaratskhelia? Ma in che senso? In riferimento alle critiche, non sono forse io No, che... cioè io ho parlato in tempi non sospetti, dopo 2 o 3 mesi se non sbaglio, di mancanza di compattezza ambientale. Dico, già dobbiamo fare la guerra con altri, io su Napoli non vedo quella giusta compattezza ambientale, lo dissi 3 mesi fa. Adesso mi dovete tornare, cioè dobbiamo tornare un'altra volta, com'è il VAR. Al VAR ho parlato dopo la partita Inter-Juventus e mi sono espresso. Oggi mi chiedete di nuovo che cosa penso del VAR. Cioè non è che sono scemo e cambio idea dopo. Cioè sul discorso ambientale io 3 mesi fa mi sono espresso in maniera molto chiara, e sto parlando di 3 mesi fa, adesso stiamo parlando 3 mesi dopo, con la classifica migliore, che però, ripeto, se mi fate questa domanda significa che c'è qualcosa che non va, no? Io la risposta l'ho già data. La domanda volevo farla invece sul divieto ai tifosi per l'ennesima volta. Ma questo io lo trovo assurdo, ecco.
lo trovo assurdo, capisco che ci siano delle regole, però vietare 8 trasferte forse consecutive, no? Solo ai tifosi del Napoli mi sembra una cosa assurda e mi sembra forse una cosa unica in Italia. E allora io quello che chiedo sempre su tutte le cose, equità di valutazioni, equità di provvedimenti, altrimenti si rischia sempre di dare gli schiaffi a uno e magari qualcun altro li merita e li prende sempre lo stesso, perché magari ha la nomea di essere un po' più discolo dell'altro. Io dico, gli schiaffi se devono essere dati a tutti e in maniera equa, perché, ripeto, è assurdo che noi continuiamo ad andare in trasferta senza avere i nostri tifosi residenti a Napoli, perché poi i tifosi, grazie a Dio, ci seguono e i non residenti riescono sempre a farci avere quel grandissimo affetto, quella grandissima passione che questi ragazzi meritano. Quindi per fortuna abbiamo un popolo che è dappertutto, no? E quindi ci fa sentire la vicinanza. Però la trovo veramente assurda e quello che chiedo, ripeto, è equità, uniformità di regole per tutti, ecco, e non colpire sempre gli stessi. Canale 8 a chiudere Emanuel Parlato. Mister, lei ha detto delle cose molto importanti in questa conferenza, come d'altronde è successo tante altre volte. Ha sottolineato le difficoltà che sono e vengono dall'esterno, che sono a volte imprevedibili, ma anche delle situazioni che sono un po' stratificate, consolidate. Lei si sente ancora di rappresentare il garante della voglia di tutti i suoi ragazzi del club, ma sua prima di tutto, di voler continuare a dare il massimo per raggiungere il miglior obiettivo possibile, come poi è sempre stata la sua abitudine? Grazie. Ma guarda, io quello che ho detto, la barca è in navigazione e noi siamo in alto mare. Quando sei in alto mare becchi tempesta, mare calmo, quindi bisogna avere mente fredda e saper comandare la nave dove deve andare, quindi come agire nelle varie situazioni di tempesta o di mare calmo. Quindi la nave è in viaggio. Quello che noi dobbiamo adesso vedere è assolutamente il porto. Il porto dove attraccare la nave sana e salva e possibilmente con quello che ci saremmo meritati, con quello che ci saremmo meritati di raggiungere. Ma l'importante è arrivare al porto belli, sani e salvi. Una volta che poi si scende è giusto poi stare un attimo, si respira e si capisce durante il viaggio che cosa è successo, le cose si possono migliorare, se ci sono cose che possono migliorare, se non ci sono cose da migliorare, si può poi fare un esame approfondito su tutto. Ma la nave è in navigazione e io da comandante devo dare la rotta sempre giusta sia nella tempesta che nel mare calmo, perché anche quando c'è il mare calmo bisogna stare attenti e andare fino in fondo senza guardarci, sapendo, ripeto, di contare su un equipaggio, in questo caso sono i calciatori, che sono eccezionali, ecco. Quindi noi, se siamo lì in classifica, dobbiamo dire grazie a questi ragazzi, a nessun altro, né a me, a loro, nessun altro, nessun altro, a loro, per quello che fanno e che stanno facendo e l'attaccamento e il senso di appartenenza che dimostrano nei confronti del Napoli. Questo deve essere chiaro. Quindi quando sento qualche attacco su ragazzi io dico che sono veramente ingiusti e disonesti, ok? Perché questi ragazzi stanno veramente andando oltre i propri limiti. Quindi teniamoceli stretti, quando io vi dico me li bacio sempre uno a uno, in senso affettivo, è la verità, perché ripeto, se noi siamo lì è grazie a loro, è grazie a loro. A chiudere Emanuel. Sì, salve mister, non abbiamo parlato della partita, la cosa più importante della Lazio. No, abbiamo toccato prima. No, dico nel senso che è una Lazio che ha battuto il Napoli in due circostanze, due partite diverse, l'avrà rivista e rivista più volte, no? le due partite.
Lazio si aspetta e soprattutto ecco, rispetto anche al momento di emergenza. Guarda, stiamo andando ad affrontare, come ho detto prima, una squadra forte, così come ve l'avevo detto quando l'abbiamo incontrata in Coppa Italia e poi in campionato dove ci hanno battuto per 2 volte, loro si sono confermati. Non è stata una meteora, non è stata la sconfitta, tra virgolette, figlia di una giornata storta nostra e di una giornata super loro. Cioè loro hanno dimostrato con la classifica che tengono che sono una squadra forte, che hanno comunque mantenuto quello standard. E quindi sappiamo di dover affrontare una partita tosta, difficile, su un campo notoriamente comunque come l'Olimpico difficile per tanti aspetti, però al tempo stesso anche noi abbiamo dimostrato di essere tosti in qualsiasi situazione, presenza, non presenza di qualcuno. Noi comunque alla fine chi ci ha affrontato ha sempre capito che la squadra è una squadra tosta, pronta a tutto. Questo deve essere chiaro e sarà così anche domani. Grazie a tutti.